Salve a tutti. E allora andiamo a fare un controllo su un motore X9 1600, albo motore in acciaio, volano in acciaio, spingidisco, eh, doppia doppio disco di frizione e andiamo a vedere che l'Abracam che è montato questa turbo, andiamo a fare una lettura che poi vediamo se posso fare vedere, oppure nel frattempo faccio vedere i dati di flussaggio sulla testata perché è stata ripristinata la camera, proprio dovuto a un problema di combustione e di spinta del motore. E ne valuteremo le sezioni dei condotti per vedere se hanno tratto beneficio quelle sezioni oppure no. In questo caso, in quest'albero, si era rovinato l'appoggio dello spallamento, quindi si è ripristinata la lavorazione laterale e si va a mettere uno spallamento maggiorato e in questo caso effettueremo un controllo sull'equilibratura. Tutto qua, soltanto un controllo per vedere come va a risultare, se c'è stato qualche problema iniziale montato di prima, anche se la macchina onestamente andava bene. Quindi l'unica cosa che effettueremo in più ora, andremo a vedere la testata per vedere pure quello che è stato fatto sulla testata. In questo caso andiamo a fare prima il controllo di equilibratura sull'albero. E allora sulla testata andava fatto soltanto un controllo per vedere un po' come si andava a comportare la lavorazione fatta su questa testata. L'unico problema è che riscontrato bene o male che la sezione del condotto a parità di passaggio valvola e quindi del tipo di cilindrata del motore, abbiamo il condotto con qualche sezione di un millimetro in più rispetto un po' alle altre che di solito ho controllato. Sembra agevolare un po' il flusso in entrata, invece poi superando una certa altezza un po' si va a stabilizzare il riempimento della testata, quindi non porta più benefici come riempimento. Lo andremo a vedere sovrapponendo due letture fra questa effettuata in questo caso e l'altra testata che con i dati un po' salvati di altre testate. Quindi faremo questo tipo di confronto proprio per valutare che a volte andare oltre quella sezione, al di là che potrebbe essere una macchina turbo e quindi pensiamo che la spinta del turbo riesce un po' a compensare, poi nel funzionamento del motore anche le frequenze, quindi dei condotti stessi vanno un po' a influire sul riempimento, non è solo una questione di pressione. Quindi a parità di pressione e di sezione un po' quello che va a migliorare un po' tutto l'andamento del sottosede valvola, quindi quella sezione è un po' quella che va un po' a creare benefici sul motore. Quindi andiamo a vedere un po' i dati di lettura adesso, vediamo dove sono le differenze. E allora, questi sono i dati dell'aspirazione, i dati della prova della testata. Andiamo a confrontarla con una precedente, vedete come va a cambiare più in alto la testata che va a tirare ancora di più. Quindi quella sezione del condotto leggermente più ampia non riesce più ad avere velocità dentro la camera della testata. In questo caso andiamo a vedere un po' la differenza in CFM, vediamo i due grafici a confronto. E allora, il rosso, quello che è quella della testata in confronto, che andiamo ad avere, è l'aspirazione della testata, questa attuale. A parità di valvola un po' e della camera, quello che va a cambiare è un po' la sezione del condotto che poi oltre un certo diametro non va più ad avere benefici in quanto va a perdere. Quindi questa è un po' la differenza che si va a avere sulla testata. Andiamo a vedere ora sulla testata che cosa è stato fatto a livello di lavorazione proprio per avere un po' quell'agevolazione in fase di combustione per non andare a perdere cavalli ulteriormente a livello di prestazione. E allora andiamo a vedere, guardate in controluce cosa c'è.
C'è un riempimento di saldatura che è stato fatto in tutte e quattro camere, a differenza di questa, vedete, è stata ripristinata questa sezione di testata che si è andata a togliere questo materiale, si è risaldato proprio per avere quella camera più uniforme a livello di tenuta in fase di scoppio della combustione. Cioè, viene mantenuta la spinta che dà proprio sul pistone. Quella modifica che già su un'altra testata aveva dato dei benefici come riguadagnare i cavalli persi. In questo caso è stato fatto proprio di nuovo la saldatura come riempimento, ripulire la camera e controllare la tenuta delle valvole e avere un po' quel volume che si dovrebbe andare a creare come in questo caso, e lo andiamo a recuperare sulla parte superiore del pistone, proprio per avere quei benefici di spinta a livello di combustione. Tutto qua. Però quello che andiamo a vedere è che la sezione a livello di passaggio interno del condotto rispetto all'altra testata, che poi non è questa ma un'altra testata, e va ad avere quella perdita di riempimento proprio perché c'è una sezione in più a livello di condotto che non va a far più guadagnare a livello di riempimento anche come camera. Quindi il passaggio che abbiamo creato come spazio attorno sotto sede valvola non va a creare più quella velocità, ma proprio per il condotto che ha una sezione più ampia. Ok? Quindi ci andiamo ad aggiornare sul prossimo video.